So tonight, after our second full day of Metta Bhavana, I want to reflect about some qualities of heart, some mind states that can seem to get in the way of the practice and to impede our ability to do the practice. Questa sera è passato il secondo giorno di pratica nel Metta Bhavana e vorrei riflettere su alcuni aspetti mentali che possono essere di impedimento per la coltivazione di questa pratica. These being what in the texts are grouped together as the hindrances. E sono quelli che nei testi vengono raggruppati insieme sotto il nome di impedimenti, ovvero ostacoli. We come on retreat to cultivate Metta Bhavana. Veniamo qui a un ritiro per coltivare Metta Bhavana. And especially in the first couple of days, all sorts of things happen that we weren't hoping to experience. E soprattutto nei primi 2 giorni possono accadere tutta una serie di cose che speravamo non dover sperimentare. So maybe every time we come to sit, we find ourselves falling asleep. Magari ci ritroviamo qui seduti e ci scopriamo ad addormentarci. Or perhaps something that's happening at work keeps coming up in the mind and we're chewing on it with a lot of aversion. O forse quello che sorge nella mente sono dei pensieri riferiti a questioni di lavoro e continuiamo a rimuginarci sopra. Or maybe we see the beautiful roses in the garden and then we find ourselves planting our own garden back home. Oh, maybe I'll get some of those pink ones, they're really nice. O forse vediamo delle rose che ci sembrano così belle qui nel giardino e cominciamo a pensare a piantare quelle stesse rose nel nostro giardino di casa. Or maybe we sit down and wonder, what was I thinking to do this retreat? This practice isn't for me. O forse ci scopriamo a pensare, ma perché sto facendo questo ritiro? Mi sa che questa pratica non mi si adatta. All this and more can come up in a single hour of meditation, can't it? I mean, how many of you have had this happen? E in una singola ora di meditazione tutte queste cose possono emergere. Probabilmente molti di voi ne hanno fatto esperienza. Yeah, I see some nodding heads. Yeah. Vedo delle teste che accennano a un sì, nel mio caso. In Burma, it's quite amusing actually, especially early in a retreat when people come together to practice, because there's a word in Burmese that translates as lizard yogis or chameleon yogis. Allora, in Birmania è quasi divertente, all'inizio di un ritiro c'è un termine che si chiama, che viene tradotto dal birmano in inglese come lo yogi lucertola o camaleonte. And so the Sayadaw will say, oh, did you see all the chameleon yogis in there today? E allora lo Sayadaw dirà, ecco, avete visto tutti quegli yogi camaleonti oggi seduti lì? And it's said with a lot of love. Questo viene detto ovviamente con molto amore. But it's this. It's this movement of the head that comes when we're falling asleep. È quel movimento della testa e delle spalle che viene dal fatto che le persone si stanno addormentando. And often this sleepiness will alternate with restlessness. E questa sonnolenza spesso si alterna con uno stato invece di irrequietezza. So we're either half asleep or the mind won't stay in one place no matter what we do. E quindi o siamo mezzo addormentati oppure qualunque cosa facciamo non riusciamo a mantenere la mente fissa in un punto. And so we may find ourselves thinking, well, if only it weren't for this sleepiness, then I'll be able to practice. E quindi magari ci ritroviamo a pensare, se non fosse per questa sonnolenza, allora sì sarei in grado di meditare. The secret is these qualities are our practice.
Il segreto in realtà consiste nel fatto che proprio queste qualità sono la nostra pratica. As I said this morning, this metta bhavana is a purification practice. Come ho detto questa mattina, questo metta bhavana è una purificazione, una pratica di purificazione. So everything that emerges in the mind to be seen is really everything that is there, or everything that emerges into the mind to be seen that is not pure is everything that needs to be purified. Quindi tutto quello che emerge nella mente e che non è puro è tutto ciò che ha da essere purificato. These things that are getting in the way of meditation are really the places where the metta can grow if we use them well. E proprio questi aspetti cosiddetti considerati come ostacoli sono proprio quelli che, o meglio come impedimenti per la meditazione, sono proprio quelli in cui la metta può essere messa a buon uso. Tonight I want to talk a little bit about the hindrances, both specifically and in terms of practice hygiene that helps to work with them effectively. Practice Hygiene. Yes, hygiene. Ne vorrei parlare anche come un aspetto di igiene pratica con cui poter lavorare. The Buddha described the hindrances as a complete heap of the unwholesome. Il Buddha li ha definiti come un mucchio di tutto ciò che è non salutare. As well as the primary source of delusion. E anche come la fonte principale dell'illusione, dell'ignoranza. In talking about nutriments, he said, ignorance has a nutriment. It is not without nutriment. E a proposito di nutrimenti gli ha detto l'ignoranza non è priva di nutrimenti. And what is the nutriment of ignorance? E che cos'è che nutre l'ignoranza? It should be said, the 5 hindrances are the nutriment of ignorance. Occorre dire sono proprio i 5 impedimenti ciò che nutre l'ignoranza. So these 5 hindrances both are impediments to the deepening of concentration and unwholesome in and of themselves. So it's quite natural that we don't want them to arise. We don't want them to be there. Quindi questi sono da un lato degli ostacoli per l'approfondimento della concentrazione, ma al tempo stesso sono qualità non salutari e pertanto è più che naturale che noi non si desideri che essi si manifestino. And while they may be all of these things, it's true, they are unwholesome, they are the source of ignorance. It's really important and critical at the beginning to understand that if they are arising, it is not because we're doing something wrong. E però è molto importante comprendere, soprattutto in questa fase della pratica, che malgrado sia vero che ci sono tutti quegli aspetti negativi rispetto a questi stati non salutari, al tempo stesso, at the same time, what did you say? Oh, it's very important to understand we're not doing anything wrong. Ecco, è fondamentale comprendere che non stiamo sbagliando. Yeah. They're a universal human experience. Sono qualità, sono esperienze umane del tutto universali. They arise because of an unawake mind and heart. E si manifestano perché sorgono da una mente non risvegliata e da un cuore non risvegliato. And what we are here to do in this human realm and in this practice is to purify the mind and heart of these qualities. E quello che noi dobbiamo fare in questa dimensione umana è proprio quella di purificare questi aspetti. And to train ourselves to work with them effectively. E anche perciò addestrarci a lavorare con essi in modo efficace. I really think that actually seeing these hindrances is good news.
A dire il vero, penso che accorgersi di questi ostacoli è una buona notizia. Because at least when I see them, I know they're not hiding somewhere. Perché perlomeno se li vedo, mi accorgo, so che non si stanno nascondendo da qualche parte. I'm sure you're all very aware of how sneaky the mind can be. Credo che siate tutti ben consapevoli di quanto ingannatrice, ingannevole può essere la mente. So at least when the hindrances are arising and being known, I know I'm not deceiving myself. There's no self-deception going on. Quindi se mi sto accorgendo che questi aspetti sono presenti, perlomeno so che non mi sto ingannando, non c'è un inganno che sto facendo a me stessa. And our meditation practice, whether it be metta bhavana or vipassana bhavana, takes a new and deeper turn when we can relax around these hindrances when they arise. E sia che si stia praticando vipassana bhavana o metta bhavana, la pratica ha veramente una svolta nel momento in cui noi riusciamo a relazionarci con rilassatezza qualora questi ostacoli si presentino. That said, it's very difficult to relax around these, to be honest. Ciò detto, e per essere onesti, è difficile rilassarsi così, come abbiamo appena detto. Because these can be huge challenges to the practice. They can overwhelm us. Perché possono davvero costituire una sfida per la pratica e possiamo esserne quasi travolti, sopraffatti. And some of them are particularly difficult because they undermine our very desire to practice. Alcuni di essi sono particolarmente difficili da affrontare perché possono proprio undermine, come si dice? Minare la nostra capacità di praticare, il nostro anche desiderio di praticare. So, in learning to work with them skillfully and effectively, the attitude we have towards the hindrances is really, really important. Quindi per poter imparare a lavorare con questi impedimenti in modo giusto, abile, con abilità, è l'atteggiamento che è molto importante. I'll have more to say about this later, but this is the crux. This attitude piece is the crux. To learning how to work with them skillfully and in a useful way. Quindi questo è proprio un punto focale, ne parlerò anche di più in seguito. Questo atteggiamento, la capacità di lavorarci in modo abile. So for the sake of context, I think most of you know what the hindrances are, but some of you may not. So I want to briefly list them without going into too much detail. And share with you some really useful metaphors in the texts for describing how they affect the mind. Molti di voi probabilmente già li conoscono, ma forse alcuni di voi no, e quindi ne parlerò, li elencherò rapidamente senza andare troppo in dettaglio, però farò alcune metafore, ne parlerò attraverso delle metafore che possono essere illuminanti. The first of these in Pali is kamachanda, which is sense desire. Il primo in Pali è quello che viene chiamato kama chanda, cioè desiderio sensoriale. And this is water, pure, beautiful water that's colored with enticing dye. E questo è come se fosse dell'acqua bellissima, che è colorata con un colore molto attraente. So it's that quality of mind that sees something and is pulled into the allure of it. Quindi è quella qualità della mente che quando vede qualcosa ne viene attratto e quasi trasportato verso di essa. Oh, that beautiful rose. I'd love to have one of those in my garden. I wonder if Gianni would let me have a cutting. Per esempio, vedo una rosa bellissima e mi dico che bella rosa, la vorrei veramente per il mio giardino. Chissà se Gianni me ne dà un getto.
Or, oh, this pasta is delicious. I wonder, do they have a recipe? That's me. Questa pasta è deliziosa. Adesso vado subito a chiedere la ricetta. Yeah, you know. Quindi sapete di cosa stiamo parlando. There are many, many other versions of this. E ce ne sono infinite versioni. So that's sense desire. The second one is in Pali, vyapada, or ill will. Il secondo, quindi il primo è il desiderio sensoriale, il secondo in Pali è vyapada, cioè malevolenza. And this is likened to boiling water, that you can't see the bottom of the water because there's so much movement. E questo viene paragonato a dell'acqua che ribolle e quindi c'è moltissimo movimento e non si può vedere il fondo. And of course it's hot. Naturalmente è ovviamente anche calda. So I'm sure you know this one too. It's like there's a sign on the door saying close it mindfully. Why does she slam that door every time? Per esempio c'è un segnale sulla porta che dice chiudere con consapevolezza. Perché quella lì sbatte continuamente tutte le volte? Or why do they have to walk that way? Oppure, ma perché devono camminare così? Or, oh yeah, there are many versions of this too. Ce ne sono davvero tante versioni. Especially if you have to share a room. This is a fertile field for this hindrance. Soprattutto se state condividendo una stanza, è un terreno molto fertile per questo tipo di ostacolo. So that's the second hindrance. The third is in Pali tinamita, or drowsiness and dullness. Il terzo è in Pali tinamita, cioè sonnolenza, accidia. And this is water that's covered by algae or moss. E questa viene paragonata a dell'acqua che è coperta da delle alghe, per esempio. You can't even see the water. E praticamente non vedi neanche l'acqua. And this comes up in the first days of the retreat for most of us. E questo è del tutto It's that comune. lizard yogi moment. È del tutto comune nei primi giorni di ritiro, questo yogi lucertola. So there are two aspects, though, of this particular hindrance, because it's drowsiness and dullness. Ci sono in effetti due aspetti di questo particolare impedimento. C'è la sonnolenza e la pigrizia, ottusità. So the drowsiness part is purely physical. It's tiredness. And it's what manifests as, falling asleep. Il primo aspetto è quello strettamente fisico, proprio una sonnolenza fisica, quella che ci porta a tendere ad addormentarci. The dullness part is mental. Il secondo aspetto, una sorta di ottusità, di ottundimento mentale, è appunto un aspetto mentale. So it's that aspect that manifests as when we come here and we sit down and we just zone out. È quell'aspetto che si presenta quando ci sediamo e poi semplicemente non ci siamo neanche più. We forget the phrase, we forget what we came here to do, we just... Ci sediamo, ci dimentichiamo la frase, ci dimentichiamo perché siamo venuti qui, c'è proprio una sorta di appunto nebbia mentale. So these two can occur together or separately. Questi due aspetti possono presentarsi sia insieme ma anche separatamente. So the fourth hindrance is in Pali udacha kukucha. And I like that because it's onomatopoeic. Meaning it sounds like what it is. Onomatopeico. Il quarto, non me lo ricordo come si... Udacha kukucha. Udacha kukucha, mi piace perché è proprio onomatopeico. And it's restlessness and remorse. È l'irrequietezza e anche il rimorso. So it sounds like what it feels like. E quindi il suono corrisponde a quello che è.
the mind is all over the place. E la mente è completamente dispersa, Or the body is restless. oppure c'è un senso di irrequietezza a livello fisico. Restlessness can be physical, it can be mental either. E questa irrequietezza può presentarsi sia sul piano fisico che sul piano mentale. And then the remorse part is when maybe we've done something wrong or something that we've done bothers us and we keep thinking about it again and again and again and again. It's a kind of obsession. E il rimorso si riferisce a quando per esempio abbiamo fatto qualcosa che sentiamo dentro di noi che non va bene, non è stato fatto nel modo giusto e la mente continua a tornare lì e ne siamo quasi ossessionati. So this is likened as water whipped up by the wind. E questo viene paragonato all'acqua che viene agitata dal vento. So like ill will, there's the movement in there, but it's not hot, it's just moving. Quindi, come nella malevolenza, c'è del movimento, ma non c'è quel calore, c'è solo il movimento, l'agitazione. And then the fifth hindrance is for a lot of people the hardest, and this is doubt, vicikiccha in Pali. E il quinto impedimento, in Pali vicikiccha, è per molti il più difficile. And this is, the metaphor for this is water that's muddy. You can't even see through it. E la metafora è quella di un'acqua fangosa che proprio impedisce di poter vedere attraverso. And doubt often manifests as a result of the others coming up. E il dubbio si manifesta spesso proprio come il risultato della presenza precedente degli altri impedimenti. So you can get these multiple hindrance attacks, which can be really painful. E quindi si può trovarsi in mezzo a un attacco multiplo di impedimenti e questo è veramente doloroso. So maybe we've got a lot of drowsiness and restlessness going back and forth, and the restlessness is colored by aversion because of something that happened at work that we're thinking of, and it's just this constant back and forth and back and forth. We're asleep, we're angry, we're asleep, we're angry, and then we think, why, this is no good, I can't do this practice. Quindi Go ahead. Per esempio quello che può succedere è che da un lato un momento si è preda di questa grande sonnolenza, poi ci viene in mente qualcosa accaduto al lavoro che ci rende agitati e quindi c'è l'agitazione, poi si ricade nella sonnolenza, avanti e indietro, e l'agitazione rispetto al lavoro ci fa arrabbiare. Quindi passiamo dall'uno all'altro finché a un certo punto sorge il dubbio, ma io forse non sono proprio fatto per questa pratica. Or maybe we've been practicing really diligently and it just, we can't get any concentration and continuity of metta going at all, and we're trying and we're trying and we're trying and we think, I just want to do the vipassana, and we get irritated at the metta practice. And then we think, I shouldn't have come to this retreat. This practice isn't the right thing for me. Oppure quello che può accadere è che abbiamo praticato con grande diligenza, cercando in tutti i modi di mantenere una continuità nella metta, nella concentrazione di metta, e poi purtroppo non ci riusciamo. Allora pensiamo, ma forse sarebbe meglio che praticassi un po' di vipassana, ma forse questa metta non fa proprio per me perché sono venuto. And doubt in particular can really create trouble in a retreat. E veramente quello che può creare più problemi in un ritiro è proprio il dubbio. Because once the doubt really gets going, it's hard actually to practice. We don't want to. Perché poi una volta che si installa questo dubbio continuo, praticare diventa davvero difficile, perché in realtà a quel punto non ne abbiamo più proprio voglia. And these 5 hindrances, these mind states, can be either very gross or very, very subtle. E questi ostacoli, questi stati mentali,
Possono essere molto grossolani, molto evidenti, o anche invece molto sottili. So it's the subtle ones that are a huge challenge in the practice, because when we can't see them, they can control us. E sono proprio quelli meno evidenti, quelli più sottili, quelli più nascosti, che sono una sfida maggiore nei confronti rispetto alla pratica, perché quello che succede è che noi non li notiamo, non ce ne accorgiamo. So in the case of doubt, it might be, I don't know about this. Just this subtle movement in the mind that pulls away from the practice with a little bit of, I like the Vipassana better. Quindi, per esempio, con il dubbio magari non è un dubbio gigantesco, ma è una sottile inquietudine, un leggero dubbio che mi fa pensare sotto sotto, ma in fondo forse meglio la Vipassana. So we don't see that doubt because it's too subtle, and it becomes a self-fulfilling prophecy. E quindi non riusciamo ad accorgerci di questo dubbio perché è talmente quasi inconscio, e quindi quello che succede è che poi diventa una profezia autoavverante. So we don't see the doubt, we're not completely engaged in the practice, and then of course it's difficult, we're not getting any results, that reinforces the doubt, and so on. You can see the feedback loop going there. E quindi si crea una sorta di circolo vizioso, perché questo dubbio non manifesto fa sì che poi non ci si impegni completamente nella pratica. Questo fa sì che a sua volta la pratica non ci dà risultati, e questo a sua volta conferma questo dubbio, e quindi si crea un vero e proprio circolo vizioso. So with all of these hindrances, both the gross and the subtle forms are important to pay attention to. Quindi è estremamente importante prestare attenzione, essere vigili rispetto agli aspetti sia quelli più evidenti che quelli più nascosti di questi ostacoli. One of the things that invariably happens, and I spoke about this a little bit already, in the metta practice, is that when we have a little bit of concentration, hindrances we don't normally see in our daily lives begin to emerge and be seen. Quello che accade, ne ho già parlato un po', quando cominciamo ad avere un po' più di concentrazione, è che gli ostacoli di cui non ci accorgiamo normalmente durante la vita quotidiana, a questo punto emergono a piena luce. And particularly when there's concentration, small states of mind become really big dramas. E soprattutto quando c'è molta concentrazione, anche i più piccoli stati mentali possono essere vissuti come dei drammi pazzeschi. One way of understanding this is the hindrances, all being unwholesome, are distortions of the mind. Un modo per comprendere questi stati è che per quanto questi stati mentali siano non salutari, essi sono di fatto una distorsione della mente. They distort the way we see experience. E cioè distorcono il modo in cui noi percepiamo, viviamo un'esperienza. And then when we have some concentration, it's like having a magnifying glass, and those distortions get much bigger. E la concentrazione diventa una sorta di lente di ingrandimento che appunto ingigantisce questi stati mentali, per quanto anche piccoli. The colloquial expression in English is, "This makes mountains out of molehills." Il termine colloquiale in inglese, l'espressione è trasformare una buca da talpa in una montagna. Insomma, fare, com'è che si può dire in italiano? Sì, fare di un... we have a proverb similar, but I don't get it now. So, it pays to be careful about these. Quindi bisogna essere attenti rispetto a questi.
Because both in our practice and in daily life, we really, when these hindrances come and this distortion happens, we tend to believe the stories the hindrances are telling us. Perché quello che accade è che proprio a causa di questa distorsione noi tendiamo a credere alle storie che questi ostacoli ci stanno raccontando, quindi fare di un sassolino una montagna. And we can get these thought loops taking over the mind, and we might not even be aware that this is happening. They're the lenses through which we're seeing everything. E quindi questi diventano proprio la lente attraverso cui noi vediamo le cose senza che noi ce se ne renda conto. This is what makes the hindrances incredibly sticky. È questo che rende questi impedimenti così attaccaticci, così insistenti. This is why we talk, when we talk about the practice, why we talk so much about continuity. Ed è per questo che quando parliamo della pratica, parliamo così spesso della continuità, ne sottolineiamo l'importanza. Because these obsessive thought loops happen because of a lack of restraint and a lack of continuity. Perché questi circoli viziosi a livello mentale, questi pensieri ossessivi, si verificano per una mancanza di contenimento e di continuità. So I want to speak a little bit about practice habits that support continuity, that undercut the hindrances. Vorrei quindi adesso parlare proprio di modalità di pratica che aiutano la continuità e riescono a limitare l'influsso degli impedimenti. Just as the Buddha spoke about the hindrances being the primary nutriment of ignorance, E proprio come il Buddha ha definito gli impedimenti l'alimento principale dell'ignoranza, he also spoke about the qualities of mind that are the primary nutriments of the hindrances themselves. ha parlato anche delle qualità mentali che sono l'alimento principale degli ostacoli stessi. So there are three things that the Buddha spoke about that are the primary nutriments of all of these hindrances. Quindi ci sono tre aspetti principali di cui il Buddha ha parlato, definendoli come i principali alimenti di tutti questi ostacoli. The first is a lack of continuity. Il primo è proprio la mancanza di continuità. The second is a lack of restraint, sense restraint. Il secondo è la mancanza di un contenimento a livello sensoriale. And the third is a lack of careful attention. Il terzo è la mancanza di un'attenzione vigile. So if we develop habits of continuity, sense restraint, and careful attention, these will protect our practice from the hindrances. They will protect the practice because they prevent the hindrances from being fed. E quindi se noi coltiviamo queste tre qualità di continuità, contenimento sensoriale e attenzione vigile, tutto questo alimenta impedisce proprio la nascita stessa degli impedimenti. We can't control whether they arise, but we can control whether we feed them or not. O meglio, non è che impedisce che si presentino, ma non li alimentiamo. E quindi non possiamo proprio, impedire che si sorgano, ma quello che possiamo evitare è di alimentarli. That's why I like this way of looking at them so much, because it's not trying to prevent them. It's just when they arise, because they will, when they arise,
how do we deal with them usefully? Questo è un aspetto che mi piace molto nel modo di approcciare appunto il discorso sugli impedimenti, perché se dovessero sorgere, o meglio, quando sorgeranno, qual è il modo più abile per gestirli? When we talk about continuity, often in the Vipassana practice, we're talking about a continuity of mindfulness. Quando parliamo di continuità nella Vipassana, ciò a cui alludiamo è una continuità della consapevolezza, della presenza mentale. In the context of the metta practice, we talk about a continuity of repeating the phrase and connecting with the meaning of the phrase and the being for whom we're radiating the loving kindness. Nel contesto della metta, quando parliamo di continuità, si allude al fatto di una continuità nella ripetizione della frase, una continuità nella connessione col senso intimo della frase stessa e una continuità nella connessione con l'essere a cui si sta irradiando la metta. And as I said yesterday, these amount to the same thing. This is a form of mindfulness. E di fatto, come ho detto ieri, in pratica stiamo parlando della stessa cosa, perché tutto questo è una forma di consapevolezza. And the thing about sati, mindfulness, is you can never have too much. E per quanto riguarda sati, cioè la consapevolezza, non ce n'è mai abbastanza. And when we have a continuity of this, even a fragile continuity, it acts as a feedback loop, a positive feedback loop. Mm-hmm. E anche per quanto riguarda la continuità nella ripetizione delle frasi, anche se non dovesse essere proprio, se ci dovesse essere qualche intermittenza, pur tuttavia il fatto che ci sia una forma di continuità, questo alimenta un circolo vizioso positivo, un circolo virtuoso. In the Abhidhamma, it talks about mindfulness in the sense of the proximate cause of a moment of mindfulness is a previous moment of mindfulness. Nell'Abhidhamma si dice che la causa prossima di un momento di consapevolezza è un momento di consapevolezza precedente. So by connecting with the phrase and the meaning of the phrase once, we're conditioning a future moment of the same thing. Quindi ripetendo una frase e collegandoci con il significato della frase stessa, stiamo creando un'abitudine che ci permetterà poi di riconnetterci con la stessa frase in seguito. And because it's a positive feedback loop, the more we do this, the more we can do this. So at first it's a little difficult, but once there's some momentum going, it begins to run by itself. It's really quite a wonderful process. E poiché si tratta di un circolo virtuoso, all'inizio può essere un pochino difficile da mettere in moto, ma una volta che si mette in moto, poi dopo procede un po' per conto proprio. È veramente fantastico. So this mindfulness is supported by restraint. Quindi questa consapevolezza è sostenuta da quello che possiamo definire un contenimento. And the restraint is like a guardrail that keeps us from going over the edge into unwholesome mind states. E il contenimento è un po' come un guardrail che ci impedisce di finire giù nel burrone degli impedimenti stessi. So when you're driving in a dangerous place, you stay away from the edge. Quindi quando si sta guidando lungo una strada un po' pericolosa, ci teniamo lontani dal bordo. And in the practice, this manifests as a skillful restraint of both the physical senses and particularly a restraint of the mind. E nella pratica questo si manifesta come un contenimento dei sensi, ma soprattutto un contenimento a livello mentale. In the Vipassana practice, we talk a lot about restraining the sense doors and not looking around, not doing anything that
other than just being mindful moment to moment to moment. Nella Vipassana si parla molto del contenimento, della protezione, diciamo, delle porte sensoriali, non si guarda fuori, in modo da mantenere il più possibile protetta la presenza mentale. In the metta practice, it's a bit more open. We don't say, don't look around, move slowly. But what's particularly important in the metta practice, as well as the mindfulness practice, is restraining the mind. Ma invece nella pratica di metta non diamo così tanta importanza al contenimento sensoriale, per cui possiamo anche guardare fuori, non rallentiamo i movimenti così tanto, ma quello che è veramente importante, e che peraltro lo è anche nelle altre forme di meditazione, è il contenimento mentale. So this is particularly so in the metta practice because, as I said last night, with the metta practice, we work with the beings in our lives. E come ho già detto ieri, questo è particolarmente importante nella metta perché ciò con cui noi abbiamo a che fare sono gli esseri viventi con cui noi siamo in relazione. So this requires in the practice to not indulge in these thought loops about them, us, all the stuff of our lives. We can think about it endlessly, but we really need to exercise some restraint about this. Quindi in questa pratica cerchiamo di evitare di farci catturare da quei pensieri ossessivi rispetto alle nostre relazioni, rispetto ai quali potremmo andare avanti anche in eterno. And this requires careful attention. Questo però a sua volta richiede un'attenzione attenta, una vigilanza attenta. And this careful attention is that third piece of practice hygiene that protects us from the hindrances. Che è proprio il terzo aspetto di igiene, diciamo così, che ci protegge dagli impedimenti. So there's continuity, there's restraint, and then there's this careful attention. Quindi c'è continuità, contenimento e attenzione vigile. And careful attention is basically the ability to maintain our composure when we encounter pleasant or unpleasant sense objects. Questa attenzione vigile è quello che ci permette di non farci travolgere, di mantenere un equilibrio nel momento in cui ci troviamo di fronte a delle sensazioni piacevoli o spiacevoli. And in the texts speak of unwise attention and wise attention. Nei testi si parla anche di attenzione saggia o attenzione non saggia. So in one of the suttas in the Majjhima Nikaya, the Buddha gives this incredible list of questions that is the classic example of unwise attention. In uno dei sutti in un sutta del Majjhima Nikaya il Buddha elenca tutta una serie di questioni o domande che sono un esempio di attenzione non saggia. And this is so modern sounding. I find it really very amusing. In realtà è tutto questo lo vedrete molto moderno. And it's a classic description of what it's like when we indulge in unwise attention. È una descrizione classica di che cosa accade quando noi indulgiamo in un'attenzione non saggia. So, I'm quoting from the sutta here. E cito il sutta. The Buddha says, he attends unwisely as follows. E quindi il Buddha dice, egli si occupa, si intrattiene in modo poco saggio, non saggio, nel modo seguente.
Did I exist in the past? Did I not exist in the past? Domandandosi, esistevo nel passato? Non esistevo in passato? What was I in the past? Che cos'ero? Che cos'ero in passato? How was I in the past? Com'ero in passato? Having been this, what was I in the past? Essendo stato così, com'ero in Shall I passato? be in the future? Come sarò in futuro? Shall I not be in the future? Come non sarò in futuro? What will I be in the future? Cosa sarò in futuro? How will I be in the future? Come sarò in futuro? Having been this, what will I become in the future? Essendo stato questo, cosa diventerò in futuro? Or else he is perplexed about the immediate present. Oppure ha delle perplessità rispetto al presente immediato. Am I not? What am I? How am I? Where has this being come from? Where is it bound? Sono, non sono, da dove vengo, dove sono diretto, Where is this being come from? da dove vengo, da dove viene questo essere, dove è diretto. And where is it bound? Yeah. Yeah, it's this endless list of questions, E all quindi about me. un elenco infinito di domande, tutte centrate su me stesso. So basically, this unwise attention is attending to anything in this kind of obsessive, self-referential way. Quindi questa attenzione non saggia si riferisce sostanzialmente a questo ossessivo ossessionarsi, occuparsi in modo autoreferenziale. And the classic definition of unwise attention is attention that either creates or feeds unwholesome mind states. La definizione classica di un'attenzione non saggia è quella che alimenta degli stati mentali non salutari. So a simple way of working with unwise attention, and by extension also wise attention, which is its opposite, is to ask yourself, what am I paying attention to and how am I paying attention to it? Un modo saggio per gestire, per affrontare il tema dell'attenzione non saggia oppure e di conseguenza quella saggia consiste nel domandarsi a che cosa sto prestando attenzione adesso e come ci sto prestando attenzione. So if something arises in the mind, Poniamo like il a caso thought or an emotion, Poniamo il caso che qualcosa si presenti alla mente, un pensiero o un'emozione. is there an attitude of metta, an acceptance of it, or do we simply want it to go away? Come vi reagiamo? Con un'attitudine adesso, abbiamo un'attitudine di metta nei suoi confronti oppure stiamo reagendo ad essa? Or are we feeding it with more and more thinking? Oppure lo stiamo alimentando con ulteriori pensieri? Either one of these things feeds unwholesome mind states. Entrambe queste cose alimentano, nutrono stati mentali non salutari. So, is there aversion about the hindrance? Quindi c'è avversione nei confronti di questo ostacolo? Are we making it into a problem? Lo stiamo trasformando in un problema? And this can actually be quite subtle. E questo può accadere in modo anche molto sottile, molto inconsapevole, diciamo. We can be aware of it, but just think, oh, that's okay. I know that's not a problem. Per esempio, ne diventiamo consapevoli e poi ci diciamo, ah sì, no, adesso l'ho visto, so che non è un problema. And I've gotten into the point in my own practice, whenever that thought arises, oh, I know that's there, but it's not a problem. I know it's a problem. E sono arrivata a un momento nella mia pratica in cui nel momento in cui io mi dicevo sì, l'ho visto, non è un problema, a quel punto mi rendevo subito conto che quello era il problema. Because the mind is very good at self-deception. La mente è molto abile ad autoingannarsi.
Or are you really, 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 really focusing on the phrase so as to avoid the ill will that's arisen? Oppure vi state focalizzando e concentrando veramente tantissimo sulla frase, ma in realtà questo è un modo sottile per evitare qualcosa di negativo che era emerso, una malevolenza. This can be both suppression and spiritual bypassing together. Questo può essere insieme un modo di un evitamento, una soppressione e anche una sorta di bypass spirituale. But with the metta practice, as I was describing to a number of you in the interviews today, it's really important to have this attitude of acceptance, that these hindrances are present. Quindi, come ho detto ad alcuni di voi, è molto importante da un lato avere un atteggiamento di accettazione quando dovessero presentarsi questi ostacoli. Without feeding them. And this is a very, what's the word in English? It's a very fine line between acceptance and surrender to them so that it feeds them. È un crinale sottile quello che divide una vera accettazione da una soppressione che però di fatto poi di fondo li alimenta. But with the metta practice, acceptance looks like, oh, ill will has arisen. Can we care about the fact that there is this ill will? Con la metta l'atteggiamento è quello che ecco, è sorta un atteggiamento, è sorta della malevolenza. Posso prendermi cura di questo aspetto così negativo, di questa malevolenza? Prendermene cura? And can we incline the mind away from it without needing the ill will to go away? E posso in qualche modo distogliere, allontanare la mente da questo stato negativo senza che questo stato debba proprio scomparire del tutto. This is what I'm describing when I say, well, may I be well, happy and peaceful anyway. È quello a cui alludo quando dico e ripeto che io possa stare bene, in pace e tranquilla comunque. So it's making sure we don't have an agenda when we are repeating the phrase and inclining the mind away from the hindrance. Quindi stando attenti a non avere un vero e proprio programma, un obiettivo nel momento in cui incliniamo la mente in una certa direzione in presenza di un ostacolo. And letting the hindrance kind of be there in the background, but not needing to fix it, not needing to change it, not needing it to go away, but just inclining the mind gently to the metta. Quindi facendo sì che l'ostacolo possa, permettendogli di rimanere se c'è, senza irrigidirsi, senza alimentarlo, senza diventare ossessivi rispetto all'ostacolo, senza negarlo, ma direzionando piuttosto la mente verso la metta. There's a beautiful story in the commentaries about the anger-eating demon. C'è una bellissima storia in un commentario su un demone arrabbiato, angry eating, what do you mean? The anger-eating demon. Un demone che si nutre della rabbia. I won't tell the whole story in detail because it can go on for quite some time. But basically it's a story of a demon who made his living eating anger and creating trouble. Non la racconterò tutto perché sarebbe troppo lunga, ma di fatto è la storia che riguarda un demone che si alimenta creando le condizioni per creare rabbia che poi mangerà. So life was very easy in the human realm, so he went up to the Deva realms,
because he thought, if I can make trouble up there, the food will be really good. E la vita era facile nel mondo umano, la rabbia abbondava, quindi ha deciso, ma forse se vado invece nel mondo degli dei, lì il cibo sarà davvero buono se io riesco a creare dei problemi. So he goes up and sits on the throne of Saka, king of the gods, like some creature out of Star Wars, plump. Quindi va nel mondo degli dei, si siede sul trono di Saka, il dio degli dei, è una specie di creatura tremenda, orripilante, venuta da Star Wars. And then just sat back and waited. E quindi si piazza lì e aspetta. And of course all the devas that were coming by, it's like, what are you doing sitting there? You shouldn't be there, getting very upset. E quindi arrivano tutti i vari deva agitatissimi perché vedono questa creatura mostruosa seduta lì, ma che cosa fai? Te ne devi andare. And every time they got very dramatic and upset, he got a little bigger and a little bigger. E quindi più loro si agitavano e diventavano appunto confusi e agitati, più questo demone si nutriva e cresceva, si ingrossava. And Saka, king of the gods, comes by and he said, what's all the fuss about? E poi arriva Saka, il re degli dei, e dice, ma qual è il problema? Cos'è tutta questa confusione? Hello friend. Thank you for visiting us. Buongiorno, ciao amico caro, grazie di essere venuto a trovarci. Buongiorno. And every time he said a friendly word, the demon got smaller and smaller and smaller, and then eventually gone. E poi man mano che diceva parole gentili, più questo demone si rimpiccioliva e si raggrinziva finché alla fine, puff, è scomparso. So if you have one of these hindrances arising, you might just say to yourself, oh, buongiorno. Quindi se dovesse emergere uno di questi ostacoli, potresti dirgli, ciao ciao. Like that. Proprio così. Not to make it go away. That's the trick. Non per farlo andare via, il trucco è tutto lì. Just because of this friendly state of mind that is metta. Solo per questo stato mentale di gentilezza che è proprio insito nella metta. And then the hindrance will go away by itself. A quel punto l'ostacolo se ne andrà da solo. Just like the metta arises by itself when we give it the right conditions, the hindrances go away by themselves when we have these qualities of practice that protect us. Gli impedimenti appunto se ne andranno proprio quando avremo queste qualità della pratica che ne limiteranno la possibilità di crescita. And this friendliness is one of the most important aspects of those three qualities. E l'amichevolezza, la gentilezza è proprio l'aspetto più importante di queste qualità. So patient practice, day in and day out, really reduces the power of the hindrances to take us off track. Quindi la pratica paziente un giorno dopo l'altro riduce la possibilità di questi impedimenti di coinvolgerci. And the more we exercise these aspects of practice hygiene, the easier it is to see the hindrances, to say buongiorno, and then just to keep doing the metta and let them kind of do their thing in the background. E man mano che esercitiamo sempre più queste qualità, nel momento in cui si presentano questi impedimenti potremmo semplicemente salutarli e proseguire con la nostra pratica. And when I say do their thing in the background, what I mean is
get less and less and less. E lasciando dunque, semplicemente permettendo loro di rimanere sullo sfondo, questo farà sì che a poco essi diminuiscono la loro forza. Scusatemi, devo... So when we have this... Sorry. Human bodies do this. When we have this continuity, when we have this wise attention, quando abbiamo questa continuità, quando abbiamo questa attenzione saggia, and when we have an attitude that doesn't make the hindrances a problem, quando abbiamo questo atteggiamento che non trasforma ogni impedimento in un grande problema, this goes a very long way in protecting us from them. Questo veramente è di enorme aiuto per essere protetti da essi. This is what puts them on a diet. E è un modo, in un certo senso, per metterli a dieta. So in the metta practice, please simply be patient. Quindi nella pratica di metta vi prego semplicemente di avere tanta pazienza. These feedback loops that can happen with the hindrances, the negative feedback loops, or the positive feedback loops that then can happen with the metta practice. Take a little time to build momentum. Abbiate pazienza, molta pazienza, perché questi circoli viziosi negativi che accadono con gli impedimenti e anche i circoli virtuosi che si verificano grazie alla coltivazione della metta richiedono un po' di tempo e di pratica. But the momentum in the metta practice is a little like an exponential curve. There's 1 and then 2 and then 4 and then 8 and then 16. It slowly builds and then eventually we get to a place where suddenly, rapidly, the metta comes into the heart. Quindi si crea questa sorta di slancio, in inglese momentum, che non so mai come tradurre, questa sorta di impulso che poi diventa quasi autogenerato, per cui si crea una sorta di crescita esponenziale, per cui piano piano da 2 a 4 parliamo di crescita energetica, diciamo, della metta stessa, finché a un certo punto prende il via da sola. And if you're dealing with any of these hindrances, please don't get discouraged, because this does happen, and sometimes in a quite surprising way. E se vi trovate di fronte, state affrontando qualche ostacolo, non vi scoraggiate, perché poi l'aspetto del loro superamento accade a volte in modo sorprendente. Sometimes it can feel like nothing is happening, nothing is changing, we're stuck in this kind of stuff. And then all of a sudden, in a moment, all of that is replaced by its opposite. Quello che può accadere è che a volte ci troviamo come incastrati in una situazione che ci sembra statica e poi all'improvviso qualcosa scatta e ci troviamo proprio nel suo opposto. A couple of people in their interviews today mentioned this as being quite surprising. You know, they'd had a really difficult day yesterday, and they sat down today, and, you know, things were going along okay, but all of a sudden the metta became very strong. Un paio di persone hanno proprio raccontato, alluso a questo in uno dei loro colloqui, parlando del fatto che ieri avevano avuto una giornata davvero difficile, stamattina le cose avevano cominciato ad andare un pochino meglio e poi all'improvviso veramente la metta si è installata con piena forza. So already in the retreat there's the potential for this rapid shift. Quindi già nel ritiro stesso c'è il potenziale perché questo scatto possa accadere, questo capovolgimento. And be very, very careful in the way you think about these hindrances as pertains to the future. E state attenti quando pensate a questi impedimenti riferiti al passato, al futuro. Because you don't know what the next moment will bring.
Perché in realtà non sapete che cosa può portare il momento successivo. The mind can be full of ill will, and then in one moment it can be full of metta. Perché la mente un momento può essere piena di avversione e malevolenza e l'attimo dopo invece essere ricolma di metta. But what we tend to do with these states of mind is think, oh no, it's only day 2, what's day 7 going to be like? Ma quello che spesso ci capita è che con queste condizioni così difficili è che diciamo, mamma mia, siamo solo al secondo giorno, non voglio neanche pensare cosa succederà il settimo. Or even worse, we say to ourselves, oh, I had no idea this was in here. This is going to take 10 years of psychotherapy. Oppure si può pensare addirittura, mamma mia, questo ci vorranno 10 anni di psicoterapia per superarlo. But who knows? Ma chi lo sa? Those statements are, being this, what will I be in the future? Queste affermazioni, se sono così adesso, cosa sarò in futuro? Yeah, this is unwise attention. Questa è proprio un'attenzione non saggia. So please be careful and trust yourselves and trust the practice. Quindi veramente prestate attenzione, abbiate fiducia in voi stessi e abbiate fiducia nella pratica. And I know it's easy for me to say trust the practice. E so che per me è facile dire fidatevi della pratica. But at least engage it for this short period of time wholeheartedly. Ma perlomeno per questo breve periodo di tempo impegnatevi di tutto cuore in essa. Having that continuity of cultivating loving kindness, that restraint of the mind that doesn't go too deeply into all those stories, and that wise attention that protects, all three of which protect the heart from these 5 hindrances. Quindi coltivando quella continuità di metta, di coltivazione delle frasi, coltivando anche il contenimento sensoriale e un'attenzione vigile, sono tutte qualità che proteggeranno la vostra pratica. And as I said at the beginning of the talk, these hindrances are our very place of practice. E come ho già detto proprio all'inizio del discorso, gli impedimenti sono il luogo stesso della pratica. They show us where we have yet to purify the heart. E poiché essi ci mostrano dove dobbiamo ancora purificare il nostro cuore. And they show us where we have yet to cultivate loving kindness. This is very useful information to know. E anche ci mostrano dove dobbiamo ancora, in che direzione dobbiamo ancora coltivare la gentilezza amorevole. Questa è un'informazione estremamente utile e importante. So understanding this and using these as the way into deeper metta. Quindi utilizzateli come una via di accesso che vi permette di approfondire ancora di più la metta. And practicing this hygiene of the mind. Facendo quindi questa pratica di igiene mentale. Patiently just continuing the practice. This is what frees the heart from these qualities, from these hindrances. Continuando a praticare la continuità con grande pazienza, ed è proprio questo che alla fine può liberare il cuore e la mente. There's much to be said. I'll stop now. And I can say again this quote from His Holiness the Dalai Lama to finish. Never give up. Ci sarebbe ancora moltissimo da dire, ma per chiudere, chiuderò di nuovo con la frase del Dalai Lama: non arrendetevi mai. It takes patience, but you can all do it. Ci vuole pazienza, ma siete tutti in grado di farlo. So I leave you with that tonight. Let's sit for a moment in silence, just to let the words settle.